Benvenuti su Segreti Turchi. Se amate ricostruzioni attente, voci verificate e un tono calmo che non rinuncia all'emozione, iscrivetevi al canale, mettete un like e valutate l'idea di sostenere il nostro lavoro cliccando su Join. Adesso, apriamo il sipario su una serata che, da intima e raccolta, si è trasformata in un epicentro di discussioni, teorie e riletture infinite. In un ambiente selezionatissimo, dove di solito contano il tatto, le conversazioni misurate e il controllo delle apparenze, un momento musicale nato senza programmi ha ridisegnato il ritmo dell'evento e, prima dell'alba, ha conquistato le bacheche digitali. Al centro di questa spirale di attenzione troviamo Yağmur Yüksel. Secondo numerose testimonianze rimbalzate tra giornali scandalistici e profili social, l'attrice si sarebbe avvicinata al microfono senza annunci eccessivi, scegliendo una ballata intrisa d'amore. Chi l'ha ascoltata dal vivo sostiene che nei versi ci fossero passaggi troppo evocativi per non far pensare a un destinatario in particolare, Barbaktas. Gli invitati parlano di una sorta di pausa rituale prima che tutto iniziasse. Il brusio si è fatto via via più tenue, quasi svanito, mentre la sua figura sul piccolo palco cambiava temperatura alla sala. Qualcuno assicura che Yağmur abbia introdotto il pezzo con una frase leggera, quasi scherzosa, come a dire che avrebbe cantato un brano che le stava a cuore. Ma l'interpretazione, vibrante, trattenuta e al tempo stesso incisiva, è stata letta da molti come qualcosa che andava oltre la semplice voglia di intrattenere. Nei giri del ritornello ricorreva un tema forte: la trasformazione che la presenza di una persona può innescare. Alcuni invitati hanno definito quella scelta o troppo personale per essere casuale. Da quel punto in poi, il confine fra arte e confessione privata è apparso sottile, friabile, pronto a spezzarsi al primo colpo di vento. E i social, si sa, sono abili a trasformare un indizio in pista, una suggestione in certezza. Bastati pochi secondi di clip, ritagli ripetuti in loop, primi piani, mani che stringono l'asta del microfono. Ed è partito il coro delle interpretazioni. C'è chi ha subito inquadrato la performance come un cenno affettuoso rivolto a Barbaktas, complice la loro presenza in contesti professionali che, negli ultimi tempi, si sono sfiorati con insistenza. Inaugurazioni, retrospettive, spezzoni di salotti televisivi e incontri dietro le quinte. Altri, più prudenti, hanno invitato a non leggere ogni nota come confessione. Una canzone amata, in una serata conviviale, non dovrebbe automaticamente essere presa come prova di un coinvolgimento privato. Eppure l'immagine conta. Il tremolio controllato della voce, lo sguardo che tornava sempre alla stessa zona della sala, quel mezzo sorriso affiorato su un passaggio cruciale del testo, dettagli che, tradotti in pixel, acquistano un peso che sul momento, forse, non avevano. Le testimonianze convergono su un particolare. Gli sguardi di Yağmur Yüksel sembravano consapevoli e orientati. Qualcuno racconta di micropause decise, come se l'attrice volesse imprimere un accento per farsi capire da una sola persona. Si dice che tra gli invitati ci fosse proprio Barbaktas. La certezza non c'è, nessuno ha pubblicato una prova inoppugnabile che lo collochi, in quell'istante, esattamente nel punto verso cui lei guardava. Ma l'ipotesi è bastata a innescare la macchina del pettegolezzo professionale e a trascinare dentro il dibattito intere comunità di fan, pronti a legare la narrazione pubblica a una piccola, possibile rivelazione privata. A complicare il quadro è arrivata la scelta di non commentare. Né Yağmur Yüksel né Barbaktas, nelle ore successive, hanno rilasciato dichiarazioni capaci di chiudere o confermare il filone delle supposizioni. Fonti descritte come vicine all'attrice hanno fatto trapelare una versione asciutta, quasi disarmante nella sua semplicità: ha cantato un brano che ama. La spiegazione è stata accolta da una parte del pubblico come la cosa più ragionevole del mondo, mentre altri l'hanno letta come una formula studiata per spegnere il fuoco senza aggiungere nulla. Dall'entourage di Bar, invece, silenzio. Nessun commento, nessuna smentita, nessuna fuga in avanti. Questa reticenza, lo sappiamo, crea sempre spazio all'interpretazione.
In rete sono fioriti montaggi di pochi secondi, frame congelati in cui il sopracciglio di Yamur sembra alzarsi proprio sul verso più allusivo, e Federer in cui il brano viene sovrapposto a immagini di Barbactas prese da set, interviste e red carpet. Alcuni spettatori hanno tirato le fila con una logica appassionata. Il loro percorso professionale a tratti parallelo, l'intesa percepita durante apparizioni pubbliche, un'energia che in molti hanno definito chimica e anche quando i due non condividevano formalmente lo stesso progetto. Altri hanno ribadito la necessità di separare la sfera artistica da quella personale, ricordando che sul palco si portano sentimenti che appartengono anche a personaggi, ruoli, storie, non solo alla vita di chi canta. Mentre i curiosi setacciavano ogni secondo di ripresa, i cronisti provavano a ricostruire la sequenza. C'è chi insiste sulla spontaneità del momento, la voce di Yamur che si fa più vellutata su determinate parole, un applauso convinto nato senza che nessuno lo sollecitasse, un'aria di calore vero che ha attraversato la sala. E c'è chi sottolinea, per contro, l'accuratezza con cui eventi simili vengono costruiti. L'ora in cui avviene una performance, il brano scelto, il modo in cui si occupa lo spazio possono essere segnali nella complessa grammatica delle elite, un linguaggio che comunica senza dichiarare. Alla fine resta un mosaico composto da tessere discordanti, ognuna in grado di reggere un racconto ma nessuna sufficiente a dire «ecco la verità». Sui social la curva delle reazioni ha disegnato un copione già visto. In poche ore, tra incredulità e convinzione, si sono formati schieramenti. I sostenitori di Yamur Yüksel hanno chiesto di rispettare i confini della sua vita privata, di non usare la sua arte come un grimaldello per forzare confessioni. Dall'altra parte, i più ferventi hanno brindato alla presunta prova, presentandola come l'incipit di una storia che attendono da tempo. Nel mezzo, la maggioranza, curiosità giocosa, l'idea che il pettegolezzo, se non oltrepassa la soglia dell'invadenza, possa essere anche un passatempo condiviso. C'è un elemento, però, che ha allungato l'eco della voce, il silenzio di Barbactas. Chi lo conosce lo descrive come uno che evita il commento su questioni personali, soprattutto quando la conversazione rischia di sfuggire di mano. Questa scelta, in casi così, funziona in modo ambiguo. Per alcuni è misura, eleganza, la decisione di non alimentare circoli viziosi. Per altri è un indizio in sé, un'assenza che somiglia a un cenno di assenso. E quando i fatti restano pochi, lo spazio della proiezione si dilata, ognuno mette in scena il proprio finale. Nei contesti professionali, poi, il confine fra cordialità e intimità appare poroso. Attori che si incrociano tra set, premiere dopo premiere possono sembrare legati da qualcosa che non c'è, perché la familiarità costruita dal lavoro, i tempi morti, le prove, le chiacchiere tra un'inquadratura e l'altra, porta in superficie un'intesa reale ma non necessariamente romantica. Persone vicine a entrambi li descrivono come colleghi che si stimano, con una facilità di dialogo che in pubblico si manifesta in battute, sguardi complici e una sintonia che molti scambiano per altro. È il gioco dell'immaginazione, chi guarda, in cerca di fiabe, spesso trova ciò che desidera trovare. A questo punto emergono tre realtà difficili da aggirare. La prima, la forza virale delle piattaforme è capace di trasformare un passaggio minimo in trama collettiva. Una canzone improvvisata diventa parte di un racconto più grande costruito da una platea che vede simboli ovunque. La seconda, il silenzio dei protagonisti apre un vuoto che viene riempito comunque, a prescindere, con ipotesi e ricami. La terza, il mercato del gossip non conosce sazietà. Quando due figure amate come Yamur Yüksel e Barbactas si ritrovano nello stesso raggio d'azione, qualcuno costruirà inevitabilmente una linea che li unisce. E qui arriva la riflessione. È sensato scambiare la carica emotiva di un brano per un'ammissione? Oppure è ingenuo pensare che l'arte non possa essere, insieme, personale e performativa? Non ci sono risposte semplici, e la realtà è che i racconti nati nell'assenza di fatti saldi possono avere conseguenze concrete per chi ne diventa protagonista. Perciò vi chiediamo direttamente: credete che i versi di quella ballata siano stati un messaggio a Barbactas, o pensate che si sia trattato soltanto di un gesto d'affetto per una canzone cara a Yamur Yüksel?
Scriveteci la vostra opinione nei commenti. Il confronto, quando resta rispettoso, aiuta a distinguere il rumore dal senso. Promemoria a metà video da Segreti Turchi. Se questi approfondimenti vi intrigano e volete altre analisi attente di momenti come questo, iscrivetevi a Segreti Turchi, mettete un like e prendete in considerazione l'adesione tramite il pulsante Join. Il vostro sostegno mantiene il nostro sguardo libero, capace di raccontare sfumature invece di inseguire le esagerazioni. Intanto le redazioni stanno già setacciando il materiale. È probabile che nei prossimi giorni emergano inquadrature finora ignorate, nuove testimonianze, forse una dichiarazione informale arrivata da chi frequenta i cerchi più vicini ai due. Finché non ci saranno riscontri, resteremo davanti a un caso da manuale di come la celebrità contemporanea, la cassa di risonanza delle piattaforme e l'istinto interpretativo del pubblico possano ingrandire un gesto privato, fino a farlo sembrare un annuncio. Qualcuno ricorda che, nel recente passato, scene simili si sono dissolte senza strascichi nel giro di una settimana. Altri sostengono che questa volta la storia abbia un sapore diverso, proprio per la natura della canzone scelta e per il temperamento dei protagonisti, l'eleganza riservata di Bar, la calda intensità di Yamur. Serve equilibrio, allora. Gli osservatori più attenti invitano a riconoscere che anche le figure pubbliche hanno diritto a un perimetro in cui respirare senza essere radiografate. La curiosità è naturale, l'invasione non è necessaria. Se quella serenata privata è stata una semplicissima fuga dentro un motivo amato, bene, non spetta a noi appesantirla. Se invece si trattava di un sentimento sussurrato, affiorato per un istante sotto la luce, vale comunque la regola dell'attesa. Niente scorciatoie, niente sentenze prima del tempo. Se questa storia vi ha tenuto incollati allo schermo, sosteneteci, like al video, iscrizione a Segreti Turchi e, se vi va di fare un passo in più, clic sul tasto Join per diventare membri del canale. Raccontateci quali vicende vorreste che indagassimo nelle prossime settimane e da che parte vi schierate qui, tra chi vede un indizio grande come una casa e chi, con calma, preferisce prendersi il tempo delle prove. Torneremo con aggiornamenti appena avremo elementi verificabili. Restate vigili, restate gentili e continuate a seguire questo spazio, dove i confini tra dicerie e realtà si sfiorano e, a volte, si confondono.